Parleremo della protezione sussidiaria. La protezione sussidiaria è complementare e supplementare rispetto allo status di rifugiato previsto dalla Convenzione di Ginevra del 1951. Che cosa significa questo? Significa che lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria sono due cose diverse, sono due protezioni che attengono dei profili soggettivi differenti. Quindi, nel momento in cui gli organi deputati all'accertamento rilevano l'inesistenza dei presupposti per accedere allo status di rifugiato, andranno a valutare l'esistenza dei presupposti per poter accedere alla protezione sussidiaria. La direttiva europea numero 83 del 2004 ci dice che nel momento in cui non ricorrono i presupposti per poter riconoscere lo status di rifugiato in capo ad un cittadino straniero, bisogna valutare l'esistenza dei presupposti per poter riconoscere la protezione sussidiaria. In ordine alla protezione sussidiaria, dobbiamo dire che la legge ci impone quindi di valutare l'esistenza di un grave danno, quindi della ricorrenza di un grave danno in capo al cittadino straniero. Questo tipo di principio non è contenuto solo all'interno della direttiva europea, ma viene ripreso in maniera pedissequa dal legislatore italiano nella normativa italiana. In particolare, all'interno della normativa italiana il grave danno viene identificato in tre situazioni diverse: l'esistenza di una condanna a morte o dell'esecuzione di una pena di morte, la tortura o un'altra forma di persecuzione, oppure una minaccia grave alla vita della persona. Come avviene per lo status di rifugiato, non esiste una procedura burocratica uniforme in tutti quanti gli Stati membri per accertare questa particolare condizione. Ogni Stato ha le proprie regole. In Italia il cittadino straniero presenta domanda di protezione internazionale compilando l'apposito modulo C3. Successivamente, questi viene ascoltato dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. Questa commissione emanerà un provvedimento. Questo provvedimento, che può essere di accertamento del particolare status, quindi della condizione di rifugiato oppure della protezione sussidiaria in seconda battuta, può essere impugnato, nel caso in cui sia negativo, innanzi al tribunale ordinario competente. Abbiamo distinto lo status di rifugiato dalla protezione sussidiaria. Questi due tipi di protezione sono due tipi di protezione distinti che trovano dei presupposti legislativi differenti. Esiste una normativa italiana volta a regolare questi due tipi di condizioni che si rifà a quella che è la normativa europea. Per quanto riguarda la procedura, in entrambi i casi c'è un accertamento da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. La Commissione decide con un proprio provvedimento. Questo provvedimento può essere impugnato innanzi al tribunale competente per territorio.